Benvenuti, difensori della verità e cercatori di giustizia, a un'edizione cruciale di Turkey News Magazine. Nel firmamento scintillante ma spesso spietato dello showbiz turco, le stelle non lottano solo per brillare, devono resistere alle tempeste della speculazione. Oggi, tutta l'attenzione è puntata su una delle controversie più incandescenti delle ultime settimane, l'assedio digitale contro la talentuosa Yağmur Yüksel. Ma no, questa non è la storia della caduta di un artista. È il racconto dell'ascesa di un difensore inatteso. Barbaktas ha rotto il silenzio, e le sue parole hanno rimbombato come tuoni in un cielo elettrico, deviando il corso di una narrativa che sembrava avviata verso la distruzione. Prima di tuffarci nell'occhio del ciclone, rafforziamo la nostra community, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e mettete like se credete che la lealtà sia il valore più prezioso. E per chi desidera sostenere il nostro giornalismo etico, il pulsante abbonati è lì che vi aspetta. Adesso, entriamo nella tempesta. Per giorni, il mondo dell'intrattenimento ha vibrato di un'energia tossica. Le accuse contro Yağmur Yüksel non sono nate da fatti provati, ma germogliate negli angoli bui dei social, alimentate da voci e amplificate da un pubblico affamato di scandali. Quello che era cominciato come un sussurro su presunte differenze professionali in un progetto precedente è mutato rapidamente in una campagna di denigrazione che ha messo in discussione l'etica del lavoro e persino il carattere dell'attrice. Il suo silenzio iniziale, una scelta dignitosa ma rischiosa, è stato scambiato da molti come una missione. La Corte dell'opinione pubblica, quel giudice senza volto e senza legge, aveva già emesso sentenza prima di ascoltare la difesa. Si parlava di tensioni sul set, di confini professionali superati, di comportamenti difficili, narrazioni che, non a caso, spesso colpiscono le donne nel momento del loro massimo successo. Eppure, in questo caos informativo, una figura è emersa per dire basta. Barbaktas, collega e presenza insostituibile nella vita di Yağmur, ha deciso che il limite era stato superato. Il suo intervento non è stato un freddo comunicato scritto da un avvocato. È stata una dichiarazione di principio, pronunciata faccia a faccia con la stampa durante un recente evento. Quando i microfoni hanno iniziato a moltiplicarsi davanti a lui in cerca di un titolo sensazionale, Bar ha risposto con calma glaciale e fermezza incrollabile. Le sue frasi erano misurate, caute, ma cariche di una verità che ha disarmato all'istante le teorie complottiste. Conosco Yağmur da molti anni, ha esordito, rivendicando non il ruolo di spettatore, ma quello di testimone del suo percorso. Bar ha dichiarato senza giri di parole che la stragrande maggioranza delle accuse rivolte all'attrice è falsa. La sua difesa ha superato il piano personale, è diventata una rivendicazione professionale. Ha descritto Yağmur Yüksel come un'artista estremamente rispettosa e disciplinata, una che non ha ricevuto favori, ma che si è guadagnata ogni centimetro del suo posto nell'industria con lavoro e coerenza. È davvero triste che accuse così gravi vengano lanciate con tanta leggerezza, ha sospirato, puntando il dito su un problema sistemico. Qui a Turkey News Magazine la sua presa di posizione merita applausi. È facile sostenere qualcuno quando tutti lo acclamano. Difenderlo quando è sotto attacco richiede coraggio vero. E voi, cosa ne pensate? Il nostro settore ha bisogno di più voci come quella di Bar, pronte a esporsi? O il silenzio è ancora l'arma più efficace contro i troll? Scriveteci la vostra sentenza nei commenti. E se apprezzate questa analisi senza sconti, considerate un super grazie per sostenere il canale. Il punto più incisivo e filosofico del discorso di Bar è stato il suo attacco frontale alla cultura del linciaggio digitale. L'attore non ha soltanto difeso la persona, ha puntato uno specchio verso noi, i media, la società. Ha ricordato che la rapidità con cui si diffondono informazioni non verificate devasta reputazioni personali e professionali, distruggendo in pochi giorni ciò che ha richiesto anni per essere costruito. Tutti hanno il diritto di difendersi, ma fino a quel momento si agisce per preconcetti. Dobbiamo essere più sensati, ha detto. Parole lette, nei salotti del gossip, non solo come un sostegno a Yağmur, ma come un avvertimento al settore. Il successo porta fraintendimenti e, spesso, invidia.
Bar ha insistito che il mondo della recitazione non è la cartolina patinata che appare da fuori, è un ambiente ad altissima pressione, dove i fraintendimenti sono pane quotidiano, ma non devono diventare armi di distruzione di massa. Secondo lui, è ingiusto che queste accuse siano state gonfiate oltre ogni misura. Mentre l'eco delle sue dichiarazioni si allargava, fonti vicine a Yağmur Yüksel hanno confidato un senso di profonda gratitudine e sollievo. Quelle parole sono state come un balsamo in giorni di tormento. Si mormora che Yağmur stia preparando una dichiarazione ufficiale completa. Non ha fretta di gettarsi nella mischia, preferisce proteggere i suoi diritti legali e la sua carriera, prima di lasciarsi trascinare dal chiasso mediatico. Con il suo intervento, Bar le ha comprato tempo prezioso. Ha spostato la narrativa da accusata a vittima di voci ingigantite. Un ribaltamento che non nasce dalla teatralità, ma dalla credibilità di chi c'era, di chi conosce il dietro le quinte non per sentito dire ma per esperienza. E c'è di più. Questo incidente ha messo in luce il legame tra Bar e Yağmur. I loro percorsi si sono incrociati in diversi progetti, e se in pubblico hanno sempre mantenuto un profilo discreto, nell'industria si sa che la loro comunicazione dietro le quinte è costante. Le parole di lui oggi non sono soltanto un gesto di complicità, sono il riflesso di una lealtà temprata negli anni, nella fiducia reciproca, nel rispetto costruito prova dopo prova. È quella fedeltà silenziosa che, quando arriva la bufera, diventa un'ancora. Le frasi di Bar hanno cambiato la direzione delle narrazioni e acceso nuovi dibattiti. Siamo troppo rapidi nel giudicare? In un mondo così competitivo, gli attori di successo sono esposti a una lente di ingrandimento crudele, e anche il più piccolo pettegolezzo può diventare un caso nazionale se non viene affrontato con verità e lucidità. Ora, tutti gli sguardi sono puntati su Yağmur. Come risponderà? Intraprenderà un'azione legale contro chi ha alimentato i rumors? O lascerà che il tempo e il lavoro parlino per lei? Grazie a Bar, il pubblico non attende più con le torce in mano, attende con la mente più aperta, disposto ad ascoltare la sua versione. E questa è già una vittoria. In un panorama dove il primo titolo è spesso più potente dell'ultima smentita, riportare il dubbio al centro è un atto rivoluzionario. Bar Bakhtas ci ha ricordato che essere un gentiluomo non è questione di buone maniere, ma di azioni quando tutti tacciono. Ha tracciato una linea nell'arena digitale e, metaforicamente, ha detto, non passeranno. Ma facciamo un passo indietro per capire come la miccia si è accesa. Tutto è nato da una frase sfuggita in un backstage, riportata senza contesto, moltiplicata in 1000 versioni, fino a trasformarsi in accusa. Un presunto scambio acceso, un sorriso interpretato come spocchia, un ritardo presentato come capriccio. La somma di niente ha generato un tutto mostruoso. In quella somma si annida il meccanismo. La voglia di credere a una storia prima ancora di verificarla. E quando la protagonista è una donna determinata, rigorosa, affermata, la curva del sospetto si impenna. Bar ha raccontato che nei set condivisi ha visto in Yağmur una collega che arriva preparata, che rispetta gli orari, che lavora in squadra. Parole semplici, ma potentissime perché rare in questo frastuono. Non è stato regalato nulla a Yağmur, ha sottolineato, si è guadagnata ogni passo. È una frase che fa male a chi cerca la scorciatoia del pettegolezzo, smonta l'idea che dietro il successo ci sia sempre un trucco. A volte, più banalmente, c'è il talento unito a disciplina. Ed ecco la domanda che corre di bocca in bocca tra addetti e fan, il silenzio è stato un errore? Chi conosce Yağmur sa che lei sceglie con cura quando parlare. Non è un gioco di immagine, è una strategia di sopravvivenza in un mare in tempesta. Tacere non è cedere, è pesare le parole. Ma in un mondo che pretende risposte immediate, il silenzio viene scambiato per colpa. Da qui, la necessità, e il coraggio, di un intervento come quello di Bar. Intanto, il dibattito online si spacca, c'è chi continua a inseguire la versione più piccante, e chi, riascoltando con calma la cronologia dei fatti, comincia a chiedersi come mai nessuna accusa sia stata accompagnata da prove solide. La verità, spesso, non è rumorosa. È una presenza che si impone con costanza. E, intanto,
chi ha bruciato la miccia inizia a sentire addosso il peso della responsabilità. Non è più un gioco quando di mezzo ci sono persone, carriere, famiglie. Le voci vicine a Yamur descrivono giorni di lavoro silenzioso, telefonate con consulenti, scambi di bozze, riflessioni su toni e tempi. Non c'è fretta di vincere una gara, c'è l'urgenza di fare la cosa giusta. Un documento ben costruito, una parola messa al posto giusto, il rifiuto di cadere nella trappola della rissa. Yamur vuole parlare da professionista, non da bersaglio. E sapere che accanto c'è Bar, non nella retorica, ma nella concretezza, le concede il respiro necessario. C'è un'immagine che resta, lui davanti ai flash, lei dietro le quinte, che ascolta. Non è sudditanza, non è salvataggio cavalleresco, è un'alleanza. La loro, del resto, è una storia fatta di passi incrociati e pause condivise. Non hanno mai sbandierato nulla, hanno sempre preferito che fosse il lavoro a parlare. Ma le giornate come questa rivelano la sostanza dei legami. Quando serve, chi ti conosce davvero si alza in piedi. E quel gesto, oggi, vale più di qualsiasi trend. E allora, cosa resta? Resta la domanda su quanto siamo pronti a ricalibrare il nostro sguardo. Siamo capaci di aspettare, di verificare, di ascoltare due versioni? O continueremo a premiare chi urla più forte? Qui a Turkey News Magazine promettiamo di esserci quando Yamur romperà il suo silenzio, di portare la sua dichiarazione integrale, senza tagli, senza interpretazioni strillate. Perché la dignità non è un accessorio, è la base su cui si costruisce tutto il resto. Prima di salutarci, vi chiedo ancora una volta, iscrivetevi, attivate le notifiche, condividete questo video perché la verità arrivi a più persone possibile. Il pulsante abbonati è il vostro pass per sostenere un giornalismo che non rincorre il fumo, ma cerca il fuoco della realtà. Questa storia è lontana dall'essere finita, ma il tono è cambiato. E, per una volta, è cambiato nella direzione giusta. Grazie per essere stati con noi in questa difesa della dignità. Alla prossima, da Turkey News Magazine.